Hai difficoltà a scegliere tra TIG HF e TIG Lift? Esploriamo le differenze tra l'innesco TIG Lift e l'innesco TIG HF, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo. Scegliere il giusto metodo di innesco a TIG può fare la differenza nella tua saldatura. Cominciamo con l'innesco TIG HF. La saldatura TIG HF, dove l'HF indica l'alta frequenza. L'innesco TIG ad alta frequenza permette di avviare l'arco elettrico senza che il tungsteno tocca il pezzo che noi dobbiamo saldare. Quali sono i vantaggi dell'innesco TIG HF? La facilità di uso. L'innesco TIG HF rapido, veloce, si avvia con un tocco. Evita la contaminazione del tungsteno migliorando la qualità di saldatura. Il metodo TIG HF è ideale per lavori di alta precisione, come saldatura di materiale sottile. Grazie all'avviamento facile del nostro innesco, permette di fare della saldatura di qualità con il materiale sottile. Quali sono gli svantaggi dell'innesco TIG HF? Come prima cosa il costo. Le saldatrici a TIG con l'innesco HF tendono ad essere più costose, grazie alla tecnologia complessa dell'innesco senza contatto. Come seconda cosa, l'interferenza da radiofrequenza, che permette di danneggiare i componenti elettrici delicati. Ad esempio, se noi stiamo lavorando con l'alta frequenza TIG HF, dove ci sono strumenti elettrici, l'alta frequenza permette di danneggiare questi componenti elettrici. Ora parliamo dell'innesco della saldatura TIG Lift. L'innesco della saldatura TIG Lift viene avviato tramite il contatto del tungsteno con il pezzo di metallo che noi dobbiamo saldare. Quindi per avviare l'arco dobbiamo toccare con il tungsteno il materiale che noi dobbiamo saldare. Sulla torcia non vedete nessun pulsante, trovate solo un regolatore di gas. Guardate, una manopola che regola l'apertura e la chiusura del gas, senza nessun pulsante, perché l'innesco TIG Lift funziona a struscio. Quali sono i vantaggi dell'innesco TIG Lift? Come prima cosa, ragazzi, non produce interferenza radiofrequenza ai componenti elettrici delicati. Ad esempio, se noi stiamo lavorando su un impianto dove ci sono componenti elettrici, grazie a questo innesco TIG Lift permette di proteggere questi componenti e non vengono danneggiati. Come seconda cosa, ragazzi, è il costo. Il costo delle saldatrici con l'innesco TIG Lift hanno un prezzo inferiore rispetto alle saldatrici con l'innesco HF. Quali sono gli svantaggi dell'innesco TIG Lift? Come prima cosa, ragazzi, permette la contaminazione del tungsteno quando facciamo la nostra saldatura. Perché questo sistema, per fare partire l'arco elettrico, bisogna strosciare il tungsteno sul metallo per avviare l'arco. Tante persone non sono adatti a utilizzare questo sistema e questo sistema permette la contaminazione del tungsteno. Come seconda cosa, ragazzi, l'innesco TIG Lift non è adatto per le saldature di materiale sottile. E per ultimo, che noi abbiamo un innesco che non parte facilmente. Qual è il modo corretto per saldare con l'innesco TIG Lift? Il modo corretto per saldare con l'innesco TIG Lift ci vuole il pedale. Il pedale permette la chiusura di qualità della saldatura con l'innesco TIG Lift. Ad esempio, se noi stiamo saldando con l'innesco TIG Lift, facciamo come fosse questo qua, il nostro materiale che noi dobbiamo saldare. Dobbiamo partire a struscio, che parte il nostro innesco, ma alla chiusura, siccome non ci sono pulsanti, dobbiamo sollevare rapidamente la nostra torcia per fare la chiusura, e questo qua è un modo sbagliato. Invece, montando il pedale permette la chiusura di qualità, quindi noi partiamo col nostro innesco, arriviamo in temperatura schiacciando il pedale. Quando arriviamo alla fine della nostra saldatura dobbiamo sollevare piano piano il nostro piede dal pedale. Questo sistema permette la stessa chiusura dell'innesco TIG HF. Se uno mi dice io non ce l'ho il pedale, non lo voglio proprio comprare, potete prendere un pezzo di rame o un pezzo di ottone o un pezzo di alluminio che non sono saldabili a TIG. Cosa fanno questi tre materiali? Facciamo come fosse questo il nostro materiale che noi stiamo saldando. Dobbiamo avvicinare il nostro pezzo di materiale
sarebbe o rame o ottone o alluminio, dobbiamo avvicinarlo così. Quando arriviamo al termine della nostra saldatura, dobbiamo continuare sul materiale che non ha saldabile per garantire la nostra chiusura di qualità. Una volta che superiamo la nostra chiusura di qualità, andiamo avanti circa 1 centimetro, solleviamo la nostra torcia e con questa maniera abbiamo effettuato una saldatura di qualità come l'innesco HF. Questo qua è il nostro innesco TIG HF, guardate, digitando il pulsante funziona l'arco. Invece per l'innesco TIG Lift dobbiamo aprire il rubinetto del gas, vedete qua non c'è nessun pulsante, per avviare l'arco dobbiamo strusciare con il tungsteno il materiale che noi dobbiamo saldare, in questo modo, guardate. Strusciamo e parte l'arco. Per terminare, se noi non abbiamo il pedale o il pezzo che non ha saldabile, sarebbe o l'alluminio o il pezzo di rame, dobbiamo sollevare con questo modo, ma questo modo è sbagliato. Ma il modo corretto, dobbiamo avere sempre dell'appoggio al termine della nostra saldatura, o un pezzo di alluminio, un pezzo di rame o un pezzo di ottone. Adesso lo vediamo insieme. Parte il nostro arco, andiamo avanti a effettuare la nostra saldatura e ci spostiamo sull'altro materiale che non è saldabile. Terminiamo, vedete, adesso vediamo la differenza da vicino. Ecco qua, guardate ragazzi, questo è il modo sbagliato, anche questo è il modo sbagliato. Sollevando la torcia al termine della nostra saldatura senza l'alluminio, invece avendo al termine della nostra saldatura un materiale che non è saldabile, sarebbe l'alluminio o il rame o l'ottone, guardate la qualità di saldatura senza foro. E questa è la differenza dell'utilizzo corretto dell'innesco TIG Lift. Bene ragazzi, ora facciamo una prova di saldatura sia con l'innesco TIG Lift e l'innesco TIG HF. Come saldatrice sto utilizzando DK Power Sine MIG 200. Questa qua è una saldatrice inverter, permette di saldare sia a filo continuo, una saldatura ad elettrodo e una saldatura TIG Lift. Come materiale devo saldare un tubolare di 3 mm di spessore, una saldatura ad angolo. Non utilizzo il pedale, ma utilizzo un pezzo di alluminio al termine della nostra saldatura. Come lo dicevo prima, lo devo bloccare in questo modo, così. Come amperaggio ho impostato la saldatrice a 90 A. Devo aprire il rubinetto per il gas, così, e partiamo a effettuare la nostra saldatura. Strusciamo, parte l'innesco. Bene, sta terminando la nostra saldatura. Ora mi sposto sul pezzo di alluminio, sono spostato circa 1 centimetro e sollevo su. Quindi abbiamo garantito una saldatura di qualità. Chiudo il gas, guardiamo il nostro risultato. E questo è il nostro risultato. Guardate ragazzi, la saldatura a lineare senza nessun difetto. Ora facciamo la nostra saldatura con l'innesco TIG HF. Come amperaggio ho impostato la saldatrice sempre a 90 A. Partiamo.
Ecco fatto. E la nostra saldatura è stata terminata. Adesso la vediamo da vicino. E questo è il nostro risultato. La saldatura perfetta a lineare senza nessun difetto. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.